Tutte le persone possono studiare musica, ma quante lo fanno veramente con la gioia nel cuore? Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista. Mi occupo essenzialmente di didattica ad adulti, con lezioni nel mio studio di Bergamo e online. Se è la prima volta che passi dal mio canale e non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Oggi voglio parlarti di una sfaccettatura dello studio della musica, che poi in realtà vale anche per tutti gli altri tipi di studio. La gioia, innanzitutto. Spesso all'idea di studio si abbina la figura del dolore, della fatica, e spesso è così, l'ho vissuto in prima persona. Sembra quasi che la gioia non sia nemmeno contemplata nel paniere delle possibilità. Ma in fondo, la gioia, che cos'è? È uno stato di grazia dove vi è una grande soddisfazione per quello che si fa e questa soddisfazione diventa quasi incontenibile. Ed è un'energia che va a alimentare il sax o il clarinetto nell'aria proprio che si soffia dentro lo strumento, gli dà una specie di energia proprio. E questa energia dentro l'aria produce la magia delle frasi della musica. Studiare con gioia a volte viene frainteso come cosa perché si pensa che chi studia con gioia non sia abbastanza serio ed affidabile. D'altronde ci hanno insegnato che la serietà è tutto nella vita, bisogna essere seri ed affidabili, il che non è del tutto sbagliato. Bisogna essere giudiziosi e anche molto severi a volte. Ma se aggiungo un pizzico di gioia, il mix invece di indebolirsi si alimenta in positivo. L'autoironia, per esempio, è una dote sana e può rendere positiva anche l'esperienza dell'errore, per esempio. Anche l'autoironia spesso viene fraintesa, perché si pensa che chi ha autoironia sia un po' il giullare di corte che fa ridere gli altri prendendosi in giro da solo. Mentre l'autoironia non è affatto far ridere gli altri facendo il giullare di corte. L'autoironia è saper sorridere anche dei propri errori senza farli pesare troppo. Molti allievi che ho seguito e che sto seguendo attualmente hanno l'indole seria. A volte li invito a guardare i propri errori con un punto di vista un pochettino più benevoli, senza massacrarsi nel momento dell'errore. Quindi valutare l'errore, riconoscere quello che non ha funzionato, però essere un pochino più benevoli con se stessi, magari anche facendosi una piccola risata. Infatti il mio motto è: più sbagli, più impari. Ma magari di questo ti parlerò in un'altra pillola. Minimizzare l'errore con frasi positive tipo adesso lo farò giusto, oppure la nota sbagliata era re, perché suona male quel re in quella frase lì? Sono delle opportunità di crescita incredibili. Perché l'esperienza che fai dall'errore la puoi vivere in prima persona e da quell'errore puoi trarre dei nuovi spunti per fare cose nuove oppure degli insegnamenti per il futuro. Prova a cambiare schema per una settimana. Inverti la tendenza. Quando diviene l'arrabbiatura e l'incazzatura, cambia schema. Incomincia a vederla da un punto di vista diverso. Incomincia a vedere l'errore come un'opportunità e come qualcosa che se anche hai sbagliato la nota non è che sta morendo qualcuno o succede la fine del mondo. Passa quindi dalla delusione alla serenità, dall'arrabbiatura a uno stato un pochino più di tranquillità. E sono sicura che i risultati che otterrai saranno magnifici. Non ti preoccupare se l'esercizio non ti viene subito giusto, se la scala fai fatica a memorizzarla, se hai sentito suonare quello che è più bravo di te e tu ancora non ci sei arrivato, se il solo che hai creato non ti piace tanto, se poteva venire meglio. Ricordati che prima di te queste cose le hanno vissute tutti quelli che hanno studiato, tutti, i professionisti, gli studenti, quelli che sono diventati grandi, tutti le hanno passate, anch'io prima di te. Quindi a sto punto, visto che dobbiamo viverle, tanto vale viverle con un pizzico di gioia in più e con una serenità in più. Io mi auguro che queste considerazioni possano farti cambiare modo di vedere lo studio e di fartelo vedere in una maniera un pochino più positiva. L'esperienza dello studio, come l'esperienza della vita in generale, porta dei problemi, delle difficoltà, delle sofferenze, dei pensieri.
Però è importante incominciare a cambiare il paradigma generale. Secondo me studiare con gioia porta molti più risultati e a lungo termine, perché il risultato a breve termine è un po' un fuoco di paglia che passa e non ti lascia nessun beneficio per la tua vita. Sono i risultati a medio e a lungo termine che fanno veramente la differenza. Prova, fammi sapere come va e io ti do appuntamento alla prossima pillola di filosofia della musica. Ciao ciao!